Cari amici della luce, benvenuti su questo canale dedicato alla Divina Sapienza. Tra la moltitudine delle rivelazioni che il Signore Gesù Cristo ha comunicato ai suoi scrivani Jacob Lorber, Gottfried Mayr-Hofer, Franz Schumi e altri ancora, rivelazioni che troverete sui siti jacoblorber.it, Gesù la nuova rivelazione.com e legamedelcielo.it. Oggi vi leggerò la seconda parte del capitolo 11 sulla dignità dell'uomo, estratto dal libro Segreti della vita, dettato dal Signore al mistico Gottfried Mayr-Hofer. Dice il Signore: Ebbene, vedete, figli miei, la dignità dell'uomo è veramente nient'altro che il continuo operare, pensare e volere secondo le mie leggi dell'amore. Io, l'espressione dell'amore, vi ho creato per amore. Voi, così creati, per quanto stia il vostro potere, dovete aspirare a diventare proprio uguali a questo creatore che in voi pose la scintilla dell'amore. Questo è il vero concetto basilare dell'amore, della dignità dell'uomo, che dominando le sue passioni dell'ira, dell'odio o della vendetta, agisce, soffre e sente tutto solo per amore, fa tutto per gli altri. Così il materiale uomo corporeo, con le sue necessità umane, santificato e spiritualizzato attraverso la fiamma superiore di un amore divino, diviene sempre più degno della sua vera origine e capace di comprendere meglio il suo creatore e di avvicinarsi a lui. La dignità dell'uomo consiste quindi solo nel soggiogamento di tutto il non nobile, sia in pensieri, parole e opere. Solo così l'uomo è innalzato oltre l'animale, con cui ha in comune non di meno parecchie caratteristiche. Ma proprio nell'utilizzare queste caratteristiche per scopi nobili, di abbellire spiritualmente anche la più semplice brama sensuale, di darle un aspetto più nobile, di attribuirgli moventi superiori, questa nobilita l'uomo, gli restituisce la sua dignità ereditata, per mezzo della quale egli diventa un cittadino di un regno dello spirito che un giorno sarà la sua dimora permanente. L'uomo non si nobilita con un comportamento convenzionale nei confronti delle regole della decenza e delle leggi dello Stato. No, l'uomo nobilita la sua stessa coscienza quando ha la consapevolezza di aver fatto tutto solo per i più nobili, più elevati moventi, e cioè per amore verso il suo creatore, per amore verso i suoi concreati. Non l'azione contrassegna il valore, ma il perché tale azione è avvenuta. L'uomo vede sì l'azione, ma solo due ne conoscono il movente: io e colui che agisce, dove io rappresento in lui la coscienza lodativa o punitiva. Cos'altro sono i rimorsi di coscienza se non l'inquietudine di aver contravvenuto alla propria dignità spirituale? Perciò, ogni volta che intraprendete qualcosa, se vi sorprendono dei pensieri, state attenti affinché essi non vi degradino, poiché ognuno porta in sé il suo libro della vita e alla fine della sua carriera potrà scorgere in un'immagine quale fisionomia, espressione del viso, otterrà il suo uomo spirituale con la separazione da questo mondo. Poiché il riflesso della vita mondana vissuta sarà l'espressione della veste dell'anima, dove la somma di tutti i pensieri, desideri e brame rappresenteranno l'uomo spirituale, dimostrando così agli altri spiriti come egli si è formato non fisicamente,
ma come si è formato spiritualmente. Che questa forma dell'immagine umana, dalla più nobile fino a quella deformata, debba avere naturalmente milioni di specie di gradazioni, si intende da sé. Ognuno si imprime il volto come ha vissuto. Quanto più è conforme alla sua dignità, tanto più pure le forme esteriori dell'anima esprimeranno lo spirituale interiore. Anzi, già adesso, sebbene non in ognuno, si può leggere quale anima nasconda l'uno o l'altro corpo, dove nel corpo umano è certamente possibile ancora tanta finzione, cosa che nell'altro mondo viene a cessare. Per questa ragione vi mando queste parole e vi esclamo: vivete degnamente, lasciate andare ogni apparenza e mostratevi anche agli altri come uomini, come io creai un giorno il primo, uomini che portano in sé la scintilla dello spirito immortale, uomini che proprio attraverso tutti i precedenti avvenimenti, come la mia stessa divenuta uomo, furono creati e destinati per così grandi scopi. Non screditate la vostra dignità, siate severi verso il vostro mondo dei pensieri. Esso è il primo seduttore che vi porta troppo facilmente sul ponte adatto dal nobile all'ignobile. La dignità dell'uomo è il vostro unico santuario. Attraverso di essa diventate tutto. Senza di essa sprofondate giù nel mondo animale. Diventate simili a bestiali creature materiali che non sono degne di una scintilla divina. Anzi, in verità, diventate ancora più che animali, poiché quando l'animale commette azioni che sono crudeli e maligne per i vostri occhi, questi non le sa giudicare, esse stanno nella sua natura. L'uomo invece, proprio per questa ragione, sprofonda sotto all'animale, perché egli ha la facoltà di giudicare le sue azioni e i suoi pensieri e ponderarli, ed è ben conscio di dover fare qualcosa di completamente diverso. Tuttavia, opera l'opposto, perché lusinga la sua natura sensuale, ma non quella divina. La dignità dell'uomo è la garanzia di salvezza, che dovrebbe essere mantenuta santa, e in questa purezza si trovano la quiete e il conforto in casi di disgrazia d'ogni genere, perché questo palladio porta alla fiducia in una portante mano paterna, la quale, anche se in apparenza è punitiva, vuole solo recare un miglioramento per amore. Questa dignità dell'uomo rende gli uomini angeli, così come la perdita della stessa li trasforma in diavoli dalla forma umana. Se non fosse veramente proprio questa tanto malintesa dignità il pilastro principale o principio fondamentale di tutti i pensieri e opere, non ve la spiegherei così da vicino, affinché possiate fare attenzione rigorosamente su voi stessi e possiate riconoscere in ogni ora e in ogni giorno quanto spesso macchiate o siate nel peccato proprio contro questa dignità in pensieri, parole e opere. I pensieri impuri, in verità, passano inosservati e inascoltati ai contemporanei, ma rimangono saldati al vostro uomo animico. Là, un giorno, altri leggeranno con terrore come tanti portatori di dignità del vostro mondo non possiederanno più alcuna scintilla di dignità umana, dignità che io avevo affidato loro quale immagine mia sul percorso della loro vita. Lasciate perciò questi altolocati concordare le loro faccende con se stessi. Anch'essi verranno in situazioni, se non in questo, certamente nell'altro mondo,
dove esseri che qui si incontrano in amicizia fuggiranno con orrore e spavento l'uno davanti all'altro. La delusione arriverà, anche se tardi, però per gli indegni ancora sempre troppo presto. Serbate perciò puro il vostro mondo dei pensieri. Lasciate splendere lì la vostra dignità umana come pura fiamma dell'amore, della tolleranza e del rispetto. E anche se i vostri simili non lo comprenderanno, godrete il cielo già sulla terra. Cielo che qui sarà solo fugace, ma un giorno permanente in e intorno a voi. Grazie per avermi ascoltato. Se siete interessati a conoscere gli insegnamenti del Signore Gesù, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere avvisati quando verranno pubblicati i prossimi post. Vi auguro ogni bene. Il Signore ci doni pace.